Ho fra le mie mani un bellissimo Selmer Mark VI del 1973, infatti è uno degli ultimi prodotti prima dell'avvento dei Mark VII. Caratteristiche di questo strumento: corpo laccato, anche se ha perso moltissima lacca nel tempo, e meccanica argentata. La vedi di un bellissimo brillante perché le chiavi sono state appena argentate da Claudio Rigliano, che fra le altre cose ha anche fatto una overall completa di questo preziosissimo strumento. Caratteristiche: non ha il fa diesis acuto e la campana non è incisa. Come tutti i Mark VI, questa chiave non è ergonomica ma è a spatola, detto fra noi come tutti gli strumenti vintage. Lo proverò con un'imboccatura 8 link Tone Master apertura 8 e le mitiche ance Gonzales 2,5 modello Local 627. Perché i Mark VI sono gli strumenti più belli del mondo? Perché vengono così ricercati da tutti quanti? Perché una persona dovrebbe decidere di comprare uno strumento, un sax tenore in questo caso, spendendo da 5 a 9, 10.000 euro a seconda poi del numero di matricola? Perché è uno strumento unico, è uno strumento che ha come un'anima, che suona diverso da tutti gli altri strumenti. E quindi si è disposti anche a spendere tanto per avere qualcosa che è unico e quasi irripetibile. Non ci saranno più sax tenori che suonano come un Mark VI per tutta una serie di questioni sia tecniche che costruttive, ma forse anche per un'aura di enigma che c'è intorno a questi strumenti. Ho la fortuna di provare moltissimi strumenti di tantissime marche e di tantissimi modelli. Selmer ha sempre prodotto sax bellissimi, io posseggo un Serie 2 che è fantastico, però Mark VI ha qualcosa in più. Che cosa ha di più io non lo so, però quando lo suoni ti rendi conto che è oltre. È come dire, è la Maserati degli strumenti. Che differenza c'è fra una Maserati e un'utilitaria? C'è una bella differenza. La Maserati costa 100.000 euro, l'utilitaria costa 15-20.000 euro. Ci sarà un motivo, sicuramente. Ho trovato questo strumento comodissimo da suonare. Molte volte si dice: ah, ma gli strumenti vintage sono scomodi.
le chiavi sono calibrate in maniera particolare, ogni 3x2 c'hanno qualcosa che non va, c'è qualcosa che si sbilancia. Questo strumento l'ho provato prima della overall completa e dopo la overall completa e ti posso garantire che è cambiato da così a così completamente. La meccanica è un guanto. Le chiavi argentate ovviamente sono uno spettacolo da vedere, sono bellissime, poi con il contrasto che dà con la lacca, ossia la non lacca che non c'è più, è veramente fantastico, bellissimo. È stato ritamponato con risuonatori in plastica che secondo il mio punto di vista valorizzano ancora di più il timbro di questo strumento e la meccanica è stata settata in una maniera incredibile. Nella velocità delle dita basta sfiorare il tasto e si ha una risposta completa a livello meccanico dello strumento, non c'è bisogno di pigiare troppo, di fare troppa forza. Questo vuol dire che il lavoro di overall è stato fatto veramente a regola d'arte. L'action delle chiavi, ossia la corsa, la distanza che percorre la chiave, è stata abbassata perché il proprietario di questo strumento la voleva così, però questo non ha compromesso affatto l'intonazione dello strumento ed è veramente incredibile perché di solito quando si va a agire sull'altezza delle chiavi qualcosina di intonazione si perde sempre. In questo caso no, l'intonazione è rimasta perfetta come era prima. E fra 6 mesi, un anno, quando ci sarà il controllo come follow up del lavoro fatto, sarò proprio curiosa di andare a vedere se qualcosa a livello meccanico si è spostato e se lo strumento risponderà ancora così. La risposta io già la so, però te la dirò fra un anno, quando lo riproverò. Una risposta incredibile. Nell'argentatura delle chiavi è stato ovviamente perso il blu della scritta del logo di Selmer e Claudio ha ripreso il colore originale e ha rifatto il logo come se lo strumento fosse uscito dalla fabbrica. Incredibile. Sono stata veramente molto onorata di aver provato questo gioiellino e ogni volta che provo un Mark VI per me è veramente una gioia infinita perché so di suonare strumenti unici e irripetibili. Spero che questo contenuto possa esserti utile nella valutazione di questi strumenti, ricondividilo liberamente con i tuoi amici musicisti e io ti do appuntamento alla prossima recensione di sax. Ciao ciao!